Allunaggio, storia e Bibbia, tutte menzogne. Grazie di essere su Canal 104 Plus, il plus sta per vantaggio. Come di solito, invito a fare i vostri approfondimenti consultando le migliaia di voci sulla pagina web Indice Alfabetico, sempre aggiornato con in prima battuta anche video interessanti del passato. Allunaggio. Tutti i liberi ricercatori e le libere ricercatrici hanno capito che quello che ci è stato iniettato attraverso la scolarizzazione obbligatoria ha distorto i nostri credo solo per innestare nelle nostre menti menzogne. A parte le innumerevoli prove di immagini contraffatte, tecnologie impossibili nel 1969, smarrimento di gran parte dei video originali, rivediamo velocemente quello che trovate riassunto nel video Vuoto nello spazio e Apollo 11. Se sulla Terra svuotiamo una cisterna di metallo dall'aria, implode. Le pietre lunari sono state chiuse nel vuoto dello spazio dentro questa valigetta di alluminio. Se l'operazione fosse stata reale, la valigetta sarebbe implosa appena pressurizzato il LEM, senza dimenticare che tutti i contenitori all'interno del LEM sarebbero esplosi semplicemente nel momento della depressurizzazione sulla Luna. Ma le pietre lunari sono un falso. Storia. Ci insegnano l'unificazione dell'Italia durante il Risorgimento, ma come si evince dalle ricerche dell'architetto Loreto Giovannone, che trovate su Indice Alfabetico nelle voci Il lato oscuro del Risorgimento 1 e 2, è stata una manovra organizzata dai nasoni, eppure a scuola ci insegnano che il furfante, filibustiere e assassino Garibaldi è stato un eroe. Esiste addirittura una condanna a morte datata 3 giugno 1834 da un tribunale sabaudo per l'insurrezione di Genova. Sempre a scuola e sul web ci insegnano la storia della guerra del Vietnam, dove il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti si intensificò dopo l'incidente del Golfo del Tonchino nel 1964, come pretesto per contrastare l'espansione comunista. Ma come si evince nel video Perché non accetto i governi, il senatore Robert Strange McNamara afferma che è stato un falso incidente, praticamente una menzogna. Bibbie. Come sapete esistono innumerevoli versioni della Bibbia, centinaia di traduzioni complete in lingue diverse, oltre 730. Versioni differenti per canone cattolico, protestante, ortodosso. Sul prezioso indice alfabetico trovate diverse analisi scorrendo e visionando le voci versetti. La Bibbia etiope del 1611 include 88 libri, molto più dei 66 standard. In America la prima Bibbia tradotta dalla lingua ebraica è la Bibbia King James, che risale al 1611 e contiene l'Antico e il Nuovo Testamento. È stata tradotta dalle lingue originali e con le precedenti traduzioni di Tyndale, di Matthew, di Coverdale, di Cranmer, di Parker e quella ginevrina. Ma una cosa che gli americani non sanno è che King James, re Giacomo, era un massone. Leggiamo qui la pagina tradotta da Google. Sulla parete ovest della sala della loggia Scone e Perth numero 3 a Perth in Scozia si trova un affresco raffigurante Giacomo VI inginocchiato davanti al loro altare durante la sua iniziazione. Il più antico documento esistente della loggia, intitolato L'accordo reciproco del 24 dicembre 1658, attesta che Giacomo fu ammesso massone e compagno della loggia di Scone il 15 aprile 1601. Abbiamo appena visto che la traduzione di King James è stata fatta seguendo la traduzione di Tyndale. La Bibbia di Tyndale è stata pubblicata nel 1523, ma guarda caso non si trova sulla ricerca delle Bibbie del sito BibleGateway.com. Quasi in tutte le Bibbie italiane, e qui in particolare nella Bibbia di King James, si legge: Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e la sua gente sono accampati in aperta campagna. Ricordate questo, in aperta campagna. E adesso vediamo cosa si legge sulla Bibbia Tyndale. Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e la sua gente sono accampati sulla terra piana. Vedete bene? Terra piana.
Tutte le Bibbie hanno comunque centinaia di versetti che parlano di terra piana, che è immobile, che le acque sono contenute dentro un cerchio e della cupola. Cosa è successo a Tyndale? Nell'autunno del 1536, William Tyndale venne portato dalla cella della sua prigione nel castello di Vilvoorde al luogo della sua imminente esecuzione. Lì era stato preparato un palo al quale Tyndale fu incatenato, strangolato a morte e bruciato di fronte alla folla presente. Il suo crimine? Tyndale lottò per conciliare gli insegnamenti della Chiesa con i suoi studi della Bibbia. Vogliamo parlare anche dell'Italia? Questa che faccio scorrere è l'edizione critica masoretica del 1894. Si tratta di un'edizione completa di oltre 1800 pagine. Questa Bibbia è chiamata testo masoretico perché contiene la vocalizzazione e l'accentazione, la Masorà. La Bibbia risale almeno al VII-X secolo d.C. La Bibbia ebraica è scritta con un sistema basato principalmente sulle consonanti, lo stesso dell'ebraico moderno. Ripeto, lo stesso dell'ebraico moderno. I testi masoretici aggiungono vocali e molto altro. Gli esperti conferenzieri traduttori del testo masoretico, oltre a promuovere gli alieni, dicono: la Bibbia nei codici più antichi era tutta scritta con una successione ininterrotta di consonanti, cioè le vocali non esistono nella lingua ebraica. La Torah, cioè i primi 5 libri, Pentateuco, quello che noi conosciamo con questo nome, era che è il succo, il nucleo da cui deriva poi tutto il resto, è formato da un po' più di 300.000 consonanti messe tutte in fila, una dopo l'altra, senza nessuna distinzione tra le parole. Sia questo passaggio che quello che segue è estrapolato dal video Il prossimo folle piano della Elite, Extraterrestri. Ed ora sentiamo David Adamovich, esperto dei rotoli del Mar Morto. Guardate l'infondatezza e la falsità. Ecco le prove veritiere. Questo è il rotolo del Deuteronomio, sulla pelle degli animali antico, praticamente più di 2000 anni, rinvenuto nelle grotte di Qumran, fa parte dei famosi rotoli del Mar Morto e praticamente fa parte dei 5 libri di Mosè, la famosa Torah di cui vi parlano, la Bibbia ebraica, famoso Pentateuco. E siccome secondo loro tutto è relativo, tutto era attaccato, nulla si sa come sarebbe stato questo testo, è stato creato a volontà e piacimento nel VII-VIII secolo della nostra era, invece qui non è vero. Abbiamo la Bibbia ebraica, Pentateuco, gli antichi rotoli, copie degli antichi rotoli di Mosè, 1100 anni antichi prima della scuola di Tiberiade, in cui si vede esattamente conservato nei musei. Lo potete vedere, le potete andare a vedere. Questo praticamente sono le copie più antiche, la Bibbia ebraica Pentateuco, praticamente che risale a 1100 anni prima della scuola di Tiberiade, della Bibbia ebraica. Guardate qui, Deuteronomio della Torah, della Bibbia ebraica, la parola spazio, parola spazio, idem, parola spazio, un'altra parola intera separata spazio, un'altra parola intera separata spazio, un'altra parola spazio e così via, un'altra parola spazio, un'altra parola intera spazio, un'altra parola intera spazio, un'altra parola intera. Queste sono le prove. Chi preferisce sentire le favole di cosiddetti traduttori, esperti delle lingue antiche, è libero di scegliere di approcciare verso una realtà che si basa sulle prove scientifiche, su reperti archeologici. Cercate di ascoltarvi dentro, smettete di delegare gli altri e soprattutto non credete a nulla di quanto vi fanno vedere, perché anche le Bibbie e i rotoli del Mar Morto sono falsi, come sono falsi l'allunaggio, la storia e gli extraterrestri. Grazie di aver ascoltato fino alla fine, sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male.
Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.